now. Allora, adesso abbiamo familiarità con questa fondazione in schiuma di vetro, foam glass. So this is the same foundation, Queste sono le stesse from a different fondamenta angle. da un altro punto di vista. So you can see here is the outside skin of brick with hydraulic lime. Quindi potete vedere che abbiamo usato i mattoni forati con la calce idraulica. This is the foam glass block. This is what, sorry? The foam glass block. Quelli sono i blocchi di schiuma di vetro. This is a stainless steel tie that connects these two together for stability. Quella è una barra di acciaio che connette le due parti. And at the moment the space is empty, but it will be filled with more foam glass in a different form. The empty space in between? Yes. You fill it with other foam glass. Yes. L'intercapedine è poi riempita con il granulare, abbiamo detto prima. Com'era, Michele? Granulato di vetro? Vetro cellulare. And in the middle it's the chunks of foam glass which also carry weight. E questa parte, questa intercapedine è anche portante. And on top you can see the wood for the straw bales. In cima potete vedere il legno usato per le balle. And here it's cut down because the doorway comes in at this level. E quell'apertura è la porta d'ingresso. Okay, so this type of foundation has a U value of 0.17. Questo tipo di fondazione ha un valore di 1.7. So the only bit that doesn't give as much insulation is the outside brick. Quindi l'unico elemento che non ci dà sufficiente isolamento è questo mattone esterno. And with the foam glass you need to be careful to use the correct block, because not all of the blocks will take load in this orientation. E bisogna stare attenti a quale quale dimensioni è il vetro cellulare utilizzato, perché non tutti quanti sono portanti, a seconda anche di come vengono messi in opera. So these blocks are normally laid flat on flat roofs. Questi blocchi sono normalmente messi di piatto sui solai. So I'm trained as a roofer, I know about roofing. I saw these blocks, I was looking for something that I could use in this way. E quando li ho visti ho capito, li ho visti mentre cercavo qualcosa che potessi usare per questo scopo. And I contacted the company and they told me the T4 is the one that can be turned and take weight. Ho contattato l'azienda produttrice e mi hanno detto che questo modello, il T4, poteva essere utilizzato per sopportare il peso. So they're a brilliant solution. Quindi sono una soluzione ottimale. So this foundation again has no cement and no plastic. Anche queste fondazioni sono senza cemento e senza prodotti plastici. Any water in the earth cannot come up through the foam glass. Quindi l'acqua contenuta nel suolo non passa attraverso il vetro. It cannot come up through the chunks of foam glass in the middle because of capillary break. Non può risalire nell'intercapedine perché non c'è capillarità. And it cannot come up through the brick because the brick is not porous. E non sale non risale neanche nei mattoni esterni perché sono non porosi. So in modern building, a foundation similar to this would have a piece of plastic that came from here across and down, across the whole width of the wall. That is conventional practice. La pratica convenzionale sarebbe che ci dovrebbe essere una membrana, una guaina che copre tutta la superficie. In England we call this a tray damp-proof course. Tray, like a tray, because it forms a tray that catches things. Come un vassoio.
lo chiamiamo in gergo un vassoio. A tray, sorry, how you said? A tray, like a tray that you hold cups on. Un vassoio. And the problem with having a piece like that is that it is waterproof, and that is, it's hard to understand that the problem with the damp-proof course is that it's waterproof. Quindi è difficile capire che lo scopo per cui questo è fatto è per bloccare l'acqua, ma abbiamo anche altre soluzioni possibili. But I hope you understand that it's important for the design of these foundations that any moisture in the foundation can go down and contact the earth. Qui avviene il contrario anche, che tutta l'umidità contenuta nelle fondamenta va per gravità, va verso il basso e drena. And the problem with the plastic is any moisture that is in the wall sits on top of the plastic. Se noi mettiamo un blocco lì, succederà che tutta la umidità che viene appunto dall'alto si bloccherà comunque in quel punto. We need a design solution that allows moisture to go down but does not allow moisture to come up. Quindi abbiamo bisogno di una soluzione progettuale che permette all'acqua di andare in basso ma non verso l'alto. And we can do this with the right choice of materials. Possiamo riuscire a fare questo solo scegliendo i giusti materiali. So, this takes a bit of time to click through. There we go. So, you can't see this very clearly, but this is a technical drawing of exactly what I've just shown you in practice. Questo è un disegno tecnico di quello che abbiamo visto in pratica. And these drawings and others like them are available on our website for you to look at, and also in the back of my book. E sono tutti disponibili sul sito web e sul retro anche del libro. We've developed a lot of standard details for different aspects of foundations that we're very happy to share with you. Abbiamo preparato tutte queste schede a proposito di diversi dettagli progettuali e siamo contenti di condividerli con voi. So we can share CAD drawings or we can share PDFs. Possiamo condividere sia progetti già stampati che PDF. For all design details for straw bale houses. E riguardano tutti i dettagli progettuali delle case di paglia. So here you can see the first bale going onto the wall. It's now complete with the brick on the outside, the timber layer and more insulation between the pieces of timber. Quindi potete vedere qui quello che abbiamo detto prima, il mattone all'esterno, il legno e il materiale isolante all'interno. So I like to use this material here for this 5 centimeter layer. It's leca blown clay. Argilla espansa, no? Sì, argilla espansa. I like to use it because it regulates humidity very, very well. Mi piace usarla perché è altamente igroscopica, regola l'umidità molto bene. So every wall of every building, regardless of what it's made from, has moisture in it. E dobbiamo considerare che ogni edificio, indipendentemente da come è costruito, contiene umidità. And that moisture will move downwards through the wall very, very slowly because of gravity. E quindi l'umidità scenderà sempre seguendo la forza di gravità. Sorry, I'm thinking about my house because I have a membrane. And one of the things we've understood in the last 50 years is that it takes a long time for the moisture to come down through the wall. Però spesso ci vuole solo un po' più di tempo perché questa umidità venga verso il basso. And this is why it's taken us a long time to understand that a lot of the damp problems that we now have in our buildings are caused by the wrong choice of materials
in the past. E quindi dobbiamo capire questo fatto che è che tutti i problemi di umidità che abbiamo in una casa dipendono solo da una scelta sbagliata dei materiali con cui si è costruito. Because it may take 30 or 40 years before the damp starts to show from something that was done all that time ago. Ci potrebbero anche volere 30 o 40 anni perché questo problema si manifesti. If we don't care about the buildings and we're going to knock them down after 40 years, then so what? Se dobbiamo demolirli dopo 40 anni, allora sì, non ci interessa. But for me, I'm interested in building high quality, simple buildings that will last as long as we want them to, 200 years. Ma chiaramente a me interessa costruire degli edifici sostenibili, durevoli, che possono durare almeno 200 anni. Di quale umidità si sta parlando? Della umidità prodotta dall'abitabilità o di qualcosa che stiamo sempre? Humidity of the material or coming from inside the house or from the environment? We're talking about humidity from all types, all sources. Stiamo parlando di tutti i tipi di umidità, sia quella che sta nel materiale, che nell'ambiente, che nella casa perché stai producendo. If we choose materials that are breathable, then most of the humidity from inside will go outside. Se abbiamo costruito con dei materiali corretti, la maggior parte dell'umidità si muoverà dall'interno verso l'esterno. So you can understand that in the last 100 years we've chosen materials that are not breathable, which trap the moisture inside the wall much, much more. Gli edifici tradizionali può essere molto chiaro quello che succede quando l'umidità viene catturata e non riesce più a uscire con la condensa. So I would encourage all of you to really think about your designs and understand how the materials work and use materials together that are similar, not unlike each other. Quello che è importante capire è che il trucco consiste nel fatto che bisogna mettere insieme dei materiali che sono simili e non dei materiali che si comportano in modo diverso l'uno dall'altro. Okay. Okay, so this is what we're doing outside. Così questo è quello che facciamo all'esterno. Usually, instead of the tires being close together, we have them 2 or 3 meters apart. Invece di avere dei copertoni così troppo attaccati, li teniamo a distanza di almeno 2 o 3 metri. So you can see here the tires, the stone fills the whole of the tire. So this is just showing the center, which is a capillary break, but the stone fills the whole tire. Quindi qui potete vedere come l'interno è interamente riempito di breccia, di rocce, di sassi di piccole dimensioni. So in this case, it's not necessary to have any insulation in the tire itself. In questo caso non abbiamo bisogno di isolare nulla perché il copertone è già isolato, Is that pointy stick somewhere? isolante. Instead, thank you. Instead, we need the insulation to completely cover the building at this level here, through the wall and the floor. Invece abbiamo bisogno che l'edificio sia isolato perfettamente a quel livello del muro di base e del pavimento, della soletta del pavimento. This becomes a structural box, an engineered box. Questo diventa una scatola strutturale, una scatola ingegneristica. But it can be easily made by self-builders. Alcuni costruttori possono farla molto semplicemente, possono realizzarla in modo molto semplice. And its dimensions are determined by the amount of insulation we need and the distance between one tire pillar to the next. Le dimensioni di questa scatola dipendono dalla quantità di isolamento che ci serve e dalla distanza fra un pilastro di copertoni e un altro.
So the timber must be strong enough to go from one pillar to the next pillar. Perché chiaramente il legno deve essere sufficientemente forte per sostenere il peso nello spazio che va da un pilastro all'altro. And it must be also strong enough to take the weight of everything that's above it. E anche deve sostenere tutto il peso di tutto quello che c'è al di sopra. Usually, because we want a lot of insulation here, these timbers are larger than they need to be for strength. Siccome abbiamo più bisogno di isolamento in cima ai copertoni, di solito quel pezzo di quel legno ha una misura maggiore. Which one could you? This timber here. Ha uno spessore maggiore. So it's basically a box made of two timbers like this, with a lid on top and on bottom of smart ply. Quindi si usano di solito delle travi nel senso verticale e dei pannelli nel senso orizzontale. So for those of you who aren't familiar with it, smart ply is an oriented strand board that has no formaldehyde in it. Questi pannelli che utilizziamo non contengono formaldeide, sono i pannelli OSB ma senza formaldeide. And these can be made by self-builders as long as you understand what's important, how strong it needs to be. Possono anche essere realizzati in autocostruzione, l'importante è che si capiscano bene le misure e quanto forti servono. So again, we have a standard detail that you can use, which tells you the distance between the nails, that it must have glue, and where the joints must be. Perciò si possono utilizzare queste schede di progetto che ci dicono le misure di qualsiasi cosa, considera anche della distanza fra i chiodi o le viti che vengono utilizzate. And if you follow those instructions, you will be able to create a structurally strong box. Se seguite queste indicazioni sarete capaci di creare una scatola portante. Mm-hmm. If the questions are particularly about car tires, I'd like to take in generale, them se le now. domande riguardano proprio esplicitamente quello che viene detto, magari le facciamo direttamente, altrimenti alla fine. Prova. Volendole fare in autocostruzione. No, they're always purpose made for the job that you need, but you can prefabricate them like Werner does. Generally what we do is we make them somewhere else and bring them to the building site. No, ma neanche prima stavo dicendo che sono pannelli prefabbricati, sono scatole prefabbricate, comunque vanno realizzate dal costruttore, da chi costruisce la casa. Però si possono anche fare, come ha suggerito Werner, fuori dal cantiere ed essere trasportate nel cantiere. Mi scusi, per la distribuzione dei carichi, come funziona? Non è una domanda attinente a quello che sta spiegando Barbara. Okay, this is a question from, once you've done it, you will understand how it works. If you make your pillars all exactly the same height, which is easy to do, the distances are the same, then everything is spread evenly. Questa è una domanda che si risolve molto facilmente anche capendolo mentre lo si fa. Una volta che sei sicuro che i pilastri hanno tutti la stessa altezza e la stessa distanza l'uno dall'altro, è molto molto probabile che i carichi saranno distribuiti in modo omogeneo.
So this is the first one that I was allowed to build, although I had permission to build in 1997. Questa è una delle prime case che, per cui ho avuto il permesso di costruire ed è stata realizzata, Not this one, a different one was designed in 1997. un'altra, diciamo, è stata realizzata nel 1997, questa nel 2002. So this is a classroom, and a lot of it was built by people coming on our courses to learn how to do the foundations, how to do the straw, how to do the lime plaster, how to do the clay plaster. Quindi questo è uno spazio per delle lezioni, una classe. È stata costruita in larga parte dalle persone che mano a mano hanno partecipato ai laboratori in cui veniva insegnato come costruire le fondamenta e il resto della casa. And this is how we build most of our buildings now with our self-build clients. We send a trainer to the building site who teaches and also supervises quality while the building is being constructed. Oggi ci siamo organizzati in questo modo, per ogni cantiere mandiamo sempre una persona qualificata che è responsabile di seguire tutti i dettagli del cantiere. So you can also see this is a different building here. The tiers are all close together because on top of this foundation is going to be a cob wall which is much heavier than straw. Questo tipo di fondamenta sono diverse da quelle che abbiamo visto prima, perché in questo caso i copertoni sono uno attaccato all'altro ed è stato fatto perché i muri della casa di paglia sono in terra cruda, è paglia, quindi sono molto molto più pesanti. So again we have technical details for all of these designs. Abbiamo altri dettagli tecnici per questi progetti. So these are all legal and approved in the UK. Queste sono tutte considerate legali e sono state approvate nel Regno Unito. And one of the problems as we see it is that having to produce all these drawings for every new building is a big cost. Quello che abbiamo realizzato è che dover produrre ogni volta dei disegni così dettagliati per ogni progetto fa lievitare i costi per noi. It used to be that a building method was accepted and the builder would be trusted to carry out the detail in the correct way. È molto più facile quando si lavora con delle schede o delle tecniche già collaudate e standardizzate, per cui il costruttore anche è molto più sicuro di seguire certi procedimenti. But there's more and more of a push towards regulation. Ma stiamo cercando di fare sempre più pressione per arrivare ad avere una normativa. So here are some other types of foundation using the same principle. Qui ci sono un altro tipo di fondamenta che però utilizzano lo stesso principio. So this one only has an outside skin of stone. Questo è solo uno strato esterno, un singolo strato esterno di pietra. The timber floor comes all the way to the outside and the straw sits on the stone and the timber. Il legno che costituisce il solaio del pavimento, la soletta del pavimento, arriva fino al bordo esterno e quindi la balla di paglia appoggia sia sulla pietra che sul legno. And you can see in the background the sort of houses that gave me my inspiration. Potete anche vedere qual è la casa che è stata la fonte di ispirazione. Here, strangely enough, we have used concrete
Qui abbiamo utilizzato il cemento, but these are second-hand blocks and the joints between are made from hydraulic lime. ma sono dei mattoni riciclati di seconda mano e le giunzioni sono state fatte con la calce idraulica. So it's the only way that I would use concrete is if it's already had a life before. Quindi è l'unica eccezione per cui utilizzo il cemento è che è stato già usato prima. But I don't regard the cement as durable enough for a long-term building. Ma comunque non considero il cemento sufficientemente durevole per un edificio. So you've seen this building before when it was finished. It's the one that won the award. This is the same one before? Yeah. Questa è una fotografia dello stesso edificio che abbiamo visto prima, che ha anche vinto un premio nel 2008. So this is built on a site where there has been a building for 500 years. Esistevano già delle fondamenta di un edificio di già 500 anni di età. But I wasn't asked to be involved in the design until after they had done the foundations. Ma le nuove fondamenta che sono state realizzate prima che arrivassi io in questo progetto. So it's a fine example of complete madness. Quindi sono diventate un tipico esempio di follia totale. Because the site is a very stony site, but they were told they had to take the stone away and replace it with cement. Il sito era un sito roccioso, c'era la roccia su cui si potevano fare le fondamenta, ma la roccia è stata portata via per essere sostituita dal cemento. And this is very, very common. E questo è molto comune. Yes, Especially here as well. So you can see the cement blocks here, which have wet cement underneath them. Poured cement. Quindi potete vedere i blocchi di cemento e tutto il cemento che è stato colato. And you can see the point where I got involved here. E potete vedere la linea di divisione fra il momento precedente e il momento in cui sono arrivata io. Where instead of continuing with the blocks, we used the natural stone with a lime mortar that was all around the site from taking it out of the foundation. Cioè quando abbiamo cominciato a utilizzare le pietre che erano state rimosse per cominciare a costruire le fondamenta con le giunture sempre di calce idraulica. So again you can see the leca, and it's important that this timber is made from a durable timber. Qui potete vedere lo strato successivo ed è molto importante che quel legno sia di un legno estremamente di qualità durevole. So here we've used larch from a local forest. Non sono sicuro di cosa sia larch, ma larice? Forse. Yeah, so the durable timbers we have would be larch or Douglas fir or oak. Potrebbe essere tranquillamente legno di quercia o Douglas o larice. So what timbers do you have available to you that are considered to be durable timbers? Che tipo di legno quindi qui abbiamo che è considerato durevole? Is it the same? Chestnut. Chestnut, larch. Yeah, castagna. Resin. Parini, what's that? He's asking if you know anything about
cherry. Cherry is normally used for furniture, not for construction. Di solito è utilizzato per i mobili o gli arredamenti, ma non per la wild cherry. Yeah, maybe wild cherry is different. I don't know the answer to that, I'm afraid. Non lo sa. Okay. Microfono. Sì, ma non si sente. Vuoi dirlo in italiano se vuoi? Sì, Vito. l'isolamento, i pacchetti di isolante tra le travi di legno del solaio, non ho ben visto. Nel solaio di piano terra, quello di... It's lacquer and lacquer in the cavity as well. Blown clay. Con l'argilla? Sempre con l'argilla È la stessa soluzione che avevi parlato prima per l'altra. It's the same solution you showed before. This is an early building, and in the early buildings we use lacquer in a lot of places. Now I would not choose it. I would use foam glass instead, because it's a much better insulator than clay. Quindi nei progetti iniziali abbiamo molto spesso utilizzato l'argilla espansa, ma adesso ha detto che non lo usa più perché utilizza quello che ha detto prima, la schiuma di vetro, perché è molto più isolante. We also use lacquer in the floor. Yes, in the floor we use lacquer. There is underfloor heating in this building. So there's lacquer with limecrete floor when it's finished. Anche nel pavimento lì c'è argilla espansa e coccio pesto, e c'è anche un pavimento radiante, un impianto di riscaldamento nel pavimento. But now I would not do that, because we can get a better result using recycled foam glass with a much smaller limecrete slab. Adesso ancora una volta non lo realizza così, ma lo realizza sempre con il vetro cellulare, che permette anche di avere uno strato più sottile della soletta. And I'll talk about that a little bit later on. Ma ne parleremo anche dopo. So, how many of you have been on railways? I'm sure everybody has been on a train. Chi è stato su un treno? Think about how the railway tracks are constructed. Pensate a come sono costruiti i binari. This is an idea that Stefano Soldati was discussing with me. Questa è un'idea che Stefano Soldati, con cui ho parlato. So they're built just on a raft of gravel. I binari sono seduti su un letto di roccia, di sassi, ghiaia, pietre grosse. It takes a huge amount of weight and a lot of vibration, and it doesn't disappear. Può sopportare un sacco di peso, un sacco di vibrazioni, ma non sparisce, non si muove. And I used this idea last year for a building we did for the Royal Society for the Protection of Birds. Ho utilizzato quest'idea per l'edificio che ho realizzato per la Società Reale per la Protezione degli Uccelli. Because they want to watch the birds over the water, and the land beside the water is very unstable. Perché loro avevano bisogno di osservare gli uccelli nei pressi dell'acqua, di uno stagno o di un lago probabilmente, e il suolo vicino a dove abbiamo l'acqua è molto instabile. And my engineer said to me, Barbara, I think this is the one project where you're going to have to use concrete. Il mio ingegnere mi ha detto: Barbara, forse questo è l'unico progetto in cui dobbiamo utilizzare il cemento. And of course,
all that did for me was say, right, I'm going to find a solution. E quindi questo mi ha dato ancora più motivazione per cercare la soluzione. So, first of all, I had heard about the way the foundations were made for Winchester Cathedral in the south of England. Quindi ho ripensato a quello che sapevo a proposito di come sono state costruite le fondazioni della cattedrale di Winchester in Inghilterra. So, Winchester Cathedral is 700 years old. It's a very, very heavy stone building, and it's built on top of a marsh. A marsh. È un edificio che ha almeno 600 o 700 anni ed è stato costruito in un posto dove c'era una palude. And it was using Roman technology, and it was built on a raft of tree trunks, of wood. È stato costruito utilizzando una tecnologia dei Romani, tecniche dei Romani, cioè è stato costruito su grosse travi di legno. So I had to find out from the archivist from the cathedral the information about how they constructed it. Quindi ho dovuto procurarmi delle informazioni negli archivi della cattedrale a proposito di come era stata costruita. Because it's possible to carry enormous weights on a raft of wood, as long as the wood is either completely wet all the time or completely dry all the time. E ho scoperto che possiamo mettere una quantità incredibile di carico, di peso su delle travi di legno, se però siamo sicuri che il legno rimarrà o sempre costantemente bagnato o sempre costantemente asciutto. So the foundations of Winchester Cathedral were sunk into the marsh, so they were always wet, and the cathedral stood for 600 years like that. Quindi quelle travi furono messe in un posto nella palude, in un posto dove erano sempre costantemente bagnate e hanno tenuto la cattedrale per almeno 700 anni. And then a housing development drained the marsh to build houses nearby, and the water table dropped. Quindi il comune ha prosciugato la palude per costruire le case intorno alla cattedrale ed è successo che il legno si è asciugato and the wood started rotting. E ha cominciato a marcire. And funnily enough, they decided to repair the wood with cement. E come se non fosse abbastanza hanno deciso di riparare il danno al legno con il cemento. So that's the story about Winchester Cathedral, but I knew it was possible to build a foundation over somewhere that was very, very wet and unstable. Quindi quello che ho scoperto però è che è possibile costruire anche in un luogo in un suolo che è considerato instabile e sempre bagnato. So I said this to my engineer, but for him it was a step too far, and he just could not accept to calculate how this would work. Ne ho parlato con il mio ingegnere, ma per lui era veramente troppo e non riusciva a calcolare i dati necessari per questo progetto. So then I was almost defeated, but instead I went to look for a different engineer. Mi considerai quasi sconfitta, ma alla fine provai a rivolgermi ad un altro ingegnere. And I found a woman in Manchester who was willing to think about it and be excited about it in the same way that I was. E ho trovato una donna a Manchester che era entusiasmata dall'idea esattamente come me. And together we thought about what Stefano had talked to me about with the railway tracks. E insieme abbiamo ripensato a quello che mi aveva detto Stefano Soldati a proposito dei binari di una ferrovia. I said it has to be possible, and she said, of course it is. This is how we build roads. Lei continuava a ripetersi che doveva essere possibile farlo e lei, l'altro ingegnere, le ha risposto deve essere possibile perché è il modo in cui costruiamo anche le strade. So we came up with a design that laid a layer of gravel
inside a grid, a geotextile grid, to stabilize everything. Quindi quello che abbiamo realizzato è scaricare le pietre, come lo posso chiamare? Le pietre? La ghiaia, ma perché sono ciottoli molto grossi però. Ballast. Scaricato il ballast su una griglia messa in opera precedentemente. And so we did two layers, and that then became our foundation for this building. Abbiamo fatto 2 strati e queste sono diventate le fondazioni del nostro edificio. And then we just built it as normal on top of that. We built it as normal on top of E il that. resto l'abbiamo fatto come normalmente sappiamo. Yes. Did you say It's not a geotextile. It's a geogrid. The grid is made of plastic, so that's not a natural material, and it's about 100 mil deep, in a honeycomb shape, like the bees make. Quindi è una struttura alta più o meno 10 centimetri, in plastica, quindi non è un materiale naturale, sono a celle esagonali come gli alveari delle api. And the gravel is inside the grid. E il ghiaione è dentro tutte queste celle. So the grid is not expensive. Questo reticolo, questa griglia non è molto costosa. Noi le chiamiamo gabbionate qui, non so se avete visto, per le protezioni delle lame o del rifacimento degli Gabbioni. viali, gabbie di rocciame in ferro, in griglie di ferro, gabbionate. It's not the same as gabions, because gabions are metal cages that hold stone. This is a grid, a massive grid that you roll out. Non è proprio la stessa cosa rispetto ai gabbioni, perché i gabbioni sono delle scatole di questo reticolato, questo invece è come un pannello che si srotola. And it's about this deep. Circa 10 centimetri. But it's a very good solution, and it's a very cost-effective solution for any building. It doesn't matter if it's difficult conditions. You can use this solution for a good ground as well, because it's cost-effective. Ed è uno dei migliori sistemi, più rapidi e più economici per realizzare un basamento per qualunque tipo di edificio. Domanda? Mm-hmm. Quale sarebbe la differenza di questa soluzione a quelle che stavi proponendo prima con i pneumatici? Non so se mi sono perso un po', però non ho capito perché non utilizzare i pneumatici. The car tires wouldn't work in this solution because the ground has no solidity for a long, long way below. So we couldn't. Quindi non c'è la soluzione dei pilastri fatti con i copertoni, non funzionerebbe perché non c'è l'appoggio solido per i pilastri. Mm-hmm. Questo è proprio una palude, cioè solo argilla e probabilmente. One of our first ideas was to use piles, but piles, yes. Like in Venice. Pali come in Venezia, no? Exactly. But we couldn't find anything solid at all. No. Quindi la differenza è che, a differenza anche rispetto a Venezia, è che nonostante provassero a scavare non riuscivano ad arrivare a nessun punto solido. Okay, but it shows you as well how travelling and networking and talking to people helps you have good ideas to solve these sorts of problems.
però dimostra come viaggiare, fare rete, offre sempre nuove possibilità per nuove soluzioni. So this is another idea for a foundation, is no foundation, just a chassis for a caravan. Un'altra idea per delle fondamenta è non usare le fondamenta, ma utilizzare solo il cassone di un camion o di un furgone. Actually, in reality, a caravan chassis is not strong enough to take the weight of a straw bale building. In realtà il cassone di un caravan, sta parlando anche di un camper, giusto? Un caravan. Non riuscirebbe a sopportare il peso di una casa intera. But we did build one in May this year. We built one and put it on the back of a lorry and took it 90 miles up the motorway, which was really good fun. Ma in realtà noi ne abbiamo costruita una e l'abbiamo messa su ruote e l'abbiamo portata in giro ed è stato un gran divertimento. And I think that with the right lifting equipment, we could build these anywhere and lift them onto a lorry, take them where they were needed and put them onto the foundation, as Werner showed us in his slides. Con quindi un buon sistema di movimentazione e di sollevamento potremmo veramente portarla ovunque. So we have designed very, very big buildings with natural foundations. Abbiamo realizzato anche edifici molto molto grandi con fondamenta naturali. So this is an event that's 1,400 square meters. And the foundations are made of rammed chalk. Questo è un edificio di circa 4.000 metri quadri. Rammed chalk. Yeah. Non so veramente cosa sia grapped, ma chalk è gesso. Yeah. Grapped chalk. Rammed. Rammed. Ah, compresso. Yeah. Gesso compresso. And the chalk is stabilized with hydraulic lime. Il gesso è stabilizzato con la calce idraulica. Mm-hmm. Stabilizzato con calce idraulica. No, not gypsum. Calce. Chalk. Chalk. Before processing. The raw, you know you know the White Cliffs of Dover? Yes, chalk, not gypsum. It's a form of limestone. È un tipo di pietra. Limestone. It's a type of. È un tipo di pietra calcarea. So Qual è allora? you know the famous White Cliffs of Dover? Avete presente le bianche scogliere di Dover? They are made of chalk. It's a type of limestone. È una pietra. Yes. E come si chiama? Sempre gesso, eh? Not quite. No, it's not sand. It's not like a sand. The mother rock is the Falesia of Dover, but if you compress, you obtain sand because a limestone, little conchiage, little. It does crush. Yes, it does crush. Silicatic sand, but siliceous or It's calcareous. calcareous, not silicious. È una pietra calcarea, comunque non silicea. Quindi No, it's not in the form of sand. No. It's not in the form of anything like that. Imagine a cliff face, and we take an axe and pick at it, and it comes away in chunks. sì, sono scaglie. È come se noi di fronte a una parete di roccia cominciassimo a colpire con un mannarino. Sono scaglie di questa roccia. Stiamo parlando sempre delle fondamenta. Ma da dove viene
Oh, where does it come from? The reason why we chose this material for the foundation is because there is a chalk quarry very close by. La ragione per cui abbiamo scelto questo materiale è che c'era una cava di queste pietre proprio molto vicino. No, it's lime. It's a form of very pure soft limestone. È una pietra calcarea molto pura. But we haven't been able to build this because the government changed and the funding that was going to build it was taken away. Questo centro eventi non è stato più costruito perché il governo ha ritirato i fondi. So this is limecrete. Questo è la limecrete di cui abbiamo parlato prima, And che this abbiamo is leca. tradotto come coccio This is pesto. the clay aggregate. Questa è l'argilla espansa. And we do quite a lot of floors like this with self-builders. Facciamo un sacco di pavimenti come questo in autocostruzione. So Che limestone substance, geologia, gesso, è un gesso. well, In it isn't. we It's don't definitely not gypsum. It's not gypsum, No. but maybe it's the same word in Italian. So we don't use this material very much for limecrete now. Adesso non utilizziamo questo materiale per il nostro coccio pesto. So underneath the slab, we use the recycled foam glass. Sotto il massetto noi utilizziamo questa schiuma di vetro riciclata, vetro cellulare riciclato. We place it in layers of 15 centimeters. Lo mettiamo in uno strato di 15 centimetri. And using a big pad, we compress it, but you have to be careful not to break it. So you need a big surface area to compress it. E con un pannello lo comprimiamo, stando molto attenti a non romperlo. And then we put another layer on top and compress that. Poi mettiamo un altro strato della stessa misura sopra e comprimiamo anche quello. And one of the companies that makes this product has now done the research which proves that the limecrete on top only needs to be 55.5 centimeters thick. Una delle aziende produttrici di questo vetro cellulare ha condotto una ricerca il cui risultato è che basta mettere poi il massetto in superficie solo in uno strato di how much is the slab? 5.5 inches. Centimeters. 5 centimetri e mezzo di massetto sono sufficienti. Massetto in che materiale? What kind of material is this last layer? Limecrete. So it's a mixture of hydraulic lime, and sometimes we actually use pumice from Italy or leca. Quindi è un mix di calce idraulica, a volte aggiungiamo anche argilla espansa e sabbia. No, Glass. not in the top layer. But you can see that represents a very, very big cost saving. Il fatto che puoi ridurre lo spessore del massetto, dello strato in coccio-pesto, vuol dire che stai risparmiando un sacco di soldi anche di lavoro. Because we've reduced the size of the slab by half.